教宗要访问蒙古，对我们来说是一件天大的事，因为耶稣基督在世上的代表来到我们这个蒙古小小的天主教的地方，我们也很奇怪，为什么教宗会选择这个地方去探访？我相信不单单我们感到奇怪，全世界也感到奇怪。可是看看近期发生的事，也可以想象一下，这么小的教友，这么小的教会，为什么教宗会擢升一个书记了？蒙古的主教现在是一个书记，这样我们可以看到，教宗真的很关注我们蒙古这个地方，这个教会。虽然这个很小很小的教会，可是天知道，从这个小小的种子，将来会长成怎么样的大树。La visita di Monsignor Gallagher è stata molto importante perché era la prima volta dall'inizio delle relazioni diplomatiche fra la Santa Sede e la Mongolia che il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali veniva in visita ufficiale in Mongolia, quindi un evento storico già solo per il fatto di essere il primo e speriamo di una lunga serie. Ed è stato un incontro molto importante proprio perché anche in vista poi del viaggio del Santo Padre è arrivato anche in un momento particolarmente delicato e importante in questo senso, quindi c'è stata un'ottima accoglienza, ci sono stati dialoghi ad alto livello sulle relazioni fra i due paesi e su quelli che sono i temi di interesse comune. Францын ажлууд манай Монголын Католик шашны хувьд бол одоо маш чухал. Бас бид бүхэнд бас илүү одоо ахис дэвстэй болох тийм одоо боломжийг Тэнгэр бурхан хайрлсан баха гэж бодож байна. L'invito del Papa è stato un grande dono, si è poi realizzato nel fatto che il presidente della Mongolia ha deciso di formulare questo invito in forma ufficiale nel luglio del 2022 e ha voluto che questo invito venisse consegnato personalmente da una delegazione del governo mongolo che si è recata a Roma nell'agosto del 2022, proprio nei giorni che precedevano il concistoro in cui sono stato fatto cardinale. Quindi è stato un momento molto bello di incontro tra questa delegazione e le autorità della Santa Sede. La delegazione ha incontrato il Santo Padre e ha consegnato l'invito che è stato da subito accolto con molta gioia e soddisfazione dal Santo Padre. Un evento importante perché la storia delle relazioni fra i due paesi, fra la Santa Sede e la Mongolia, è molto antica. Ci piace ricordare che nel 1246 il Papa Innocenzo IV aveva inviato un suo delegato a conoscere, a stabilire i primi rapporti con la Mongolia dei grandi Khan, degli imperatori, e questo frate francescano Giovanni di Pian del Carpine arrivò effettivamente nel 1246 con una lettera di Papa Innocenzo IV alla quale fece seguito una risposta dell'imperatore e uno scambio di corrispondenza che è molto apprezzato ancora oggi, tant'è che nel corso della visita di Monsignor Gallagher si è parlato anche di questo scambio di documenti antichi conservati nell'Archivio Vaticano che sono la testimonianza di un rapporto di dialogo che ha dell'incredibile, perché sono 800 anni che esiste questo dialogo. Quindi l'invito che poi il Presidente ha formulato, oltre a quello che ovviamente io personalmente avevo già rivolto al Santo Padre, ha coronato questa storia di relazioni. As an Buddhist and nomadic country, Christianity is not familiar to Mongolians, and most of us don't know what Christianity is, and especially Catholic churches. So it is actually very good that Pope is visiting Mongolia so that
people can know and learn about Christian culture, Christianity. Noi conosciamo quanto il Santo Padre abbia a cuore la dimensione della periferia, intesa come un'esperienza magari di marginalità, anche di minoranza, di una vita di fede che si confronta con una maggioranza che ha altri punti di riferimento. Io credo che la Mongolia in questo senso rappresenti un'esperienza di essere cattolici in una condizione di minoranza e a volte di marginalità, che può forse offrire anche al resto della Chiesa il dono della freschezza di una fede che si interroga, si lascia interrogare dalla realtà, che non ha grandi forze o segni esterni su cui contare, ma che conta sulla presenza viva del Signore risorto, sul dialogo, sul prendersi cura dei più piccoli. In questo senso forse la periferia, se così possiamo chiamarla, ha qualcosa da dire anche al resto della Chiesa universale. È interessante vedere come la Mongolia e la Chiesa in Mongolia, se vogliamo, da una parte sembri così lontana, ma anche e soprattutto con l'interessamento del Santo Padre sta diventando sempre più vicina, perché il successore di San Pietro, che si interessa di questo piccolo gregge, ci dice quanto al nostro Signore stiano a cuore tutti, anche le persone che vivono geograficamente in zone che magari sono meno conosciute del mondo. E quindi anche una realtà antica come la tradizione della Chiesa Cattolica, che si confronta con la novità di una piccola comunità credente che affronta tante difficoltà, ma che è anche animata da una grande speranza per il futuro. Speriamo che questo viaggio veramente porterà questo dono di grazia, di amicizia fra i popoli più diversi e anche di testimonianza di solidarietà e di speranza a questo popolo della Mongolia.